Salve a tutti. E allora andiamo ad iniziare il lavoro proprio sulla Fiat Bravo 16 valvole. Che cosa sto iniziando? Sto lavorando inizialmente i condotti, quindi li andiamo ad adeguare per il lavoro che dobbiamo fare poi finale sulle sede che dobbiamo andare a maggiorare. Però che cosa andiamo a fare? Momentaneamente andiamo a lavorare la parte interna per arrivare al giusto diametro di passaggio che dobbiamo andare a sfruttare. E poi inizieremo a cambiare i diametri del passaggio sede prima di andare a sostituire tutti gli anelli. In questo caso consiglio sempre, io mi vado a valutare lo spessore che vado a riscontrare sull'aspirazione, quindi per il momento mi sto dedicando all'aspirazione perché dobbiamo determinare gli anelli che dobbiamo andare a mettere come passaggio, come geometria. Quindi una volta che non ho una testata a disposizione andiamo a sfruttare gli anelli, quelli che ci sono vecchi che dobbiamo togliere, cioè non è che sono vecchi, li dobbiamo andare a togliere per adeguare le valvole che sono più maggiorate. In questo caso, quindi dal passaggio interno dell'acqua che abbiamo nel circuito o anche attraverso questo dimensionamento che abbiamo qui di condotto, quindi andiamo a stabilire un po' dove sono i limiti del condotto che possiamo arrivare, lasciando sempre uno spessore adeguato di almeno 2 mm come spessore all'esterno, cioè da parte all'interno dobbiamo avere almeno sulla parete almeno 2 mm di spessore. E quindi andiamo a valutare queste geometrie interne. Poi possiamo fare anche una valutazione dalla parte interna del circuito dell'acqua per vedere un po', vedere com'è la venatura del rinforzo della guida valvola e di dove inizia la sede, proprio per stabilire anche la profondità di curvatura che possiamo avere sull'interno del condotto, quindi avere un margine di lavorazione. Per il momento nemmeno lo vado a definire questo tipo di lavorazione, anche se non ho finito, la lasceremo in questo stato, quindi leggermente grezza, proprio perché non ci interessa momentaneamente la finitura laterale, anche se poi non è che ci vado a, non è che ci andiamo poi ad allontanarci troppo da questa finitura. Ripeto, sull'aspirazione bisogna creare, almeno io vado a creare degli incroci di lavorazione con una tela leggermente più grossa come grana, proprio perché anzi qualcuno vanno a fare proprio delle sacchette qui di lavorazione sui condotti di aspirazione, ma quelli sono che trovano benefici ad alte velocità. In questo caso, in questa lavorazione lo andiamo a ricreare, quindi non abbiamo bisogno di andare a fare una pallinatura interna o andare a creare una lavorazione con le fossette interne. Anche perché poi non sarebbe nemmeno come dire, vantaggioso in termini se non andiamo dietro poi con una certa preparazione di tutti i componenti, quindi andiamo un po' sugli estremi della lavorazione. In questo caso, quindi, se non andiamo proprio in estremo di lavorazione, andare a fare quel tipo di lavorazione che ha un certo costo non ne vale la pena. E allora accontentiamoci di andare a fare questa lavorazione, ripeto, controlliamo gli spessori sia a disposizione che possiamo avere, dove si può andare a fare in qualche testata, qualcuno si può andare a ricreare qualche saldatura volendo in alcune testate, però in questo caso non lo andiamo a fare. L'unica cosa che andrò a fare poi sfrutteremo questo tipo di testata e anche questo tipo di lavorazione, visto che per adesso come diametro sono come l'altra testata che abbiamo provato del turbo, che ancora lo dobbiamo andare a fare, e sfrutterò questo tipo di camera andando ad aggiungere della plastichina all'esterno
e quindi ricreare quella testata anche come aree di switch laterale, proprio per almeno sfruttando questa testata valuterò dove andare a lavorare anche su quella testata, anche se il diametro è più piccolo e quindi ci andrà a limitare un po' sulla preparazione, però sfrutteremo questa per andare poi a fare sull'altra testata. Lo scarico poi lo faremo più avanti perché, ripeto, per il momento ci interessa stabilire questo tipo di lavorazione. D'accordo? Quindi ci limiteremo a fare questo tipo di lavorazione, perché quando andiamo a fare questa lavorazione sul condotto, cioè andiamo a delimitare questo tipo di lavorazione, che cosa andiamo a sfruttare allora? Prima inizieremo con questo diametro, poi aumenteremo il passaggio della sede valvola, quindi abbiamo un'ampiezza più grande, però di volta in volta qui si viene a creare una lavorazione interna che dobbiamo agevolare il flusso a entrare in camera, quindi dobbiamo trovare sfruttando questa occasione che dobbiamo andare per forza di cose a togliere gli anelli che ci sono in questa testata, sfrutteremo questo tipo di lavorazione per andare a trovare il giusto diametro che possiamo sfruttare a parità poi di lavorazione di condotto, perché poi questo oltre a un certo lavorazione non possiamo andare perché abbiamo questo spessore, quindi non possiamo andare a raddrizzare troppo le sezioni per andare a bucare, e quindi sfrutteremo queste sezioni e abbiamo un compromesso del passaggio sede di sfruttarla al massimo. Quindi questo è quello che andremo a fare in questa lavorazione. Ok, io vado a fare un preflussaggio su questa lavorazione che ho già fatto e poi man mano aumenterò le sezioni e di volta in volta vediamo di poter poi fare un quadro completo del tipo di sede che dobbiamo andare a fare, anche perché nello stesso tempo anche il passaggio della sede, quindi se andiamo a fare l'anello in questo caso, andiamo a creare un po' la geometria dell'interno sede, quindi se dobbiamo creare un venturi con una distribuzione a 50%, c'è una curvatura che sia uguale sia in salita che di sotto, oppure faremo una sede leggermente più sfiancata verso di sotto, quindi questo lo andremo a vedere di volta in volta. E allora ho definito ulteriormente il condotto, quindi ho fatto una semifinitura, ancora non ci siamo come finitura finale, perché dobbiamo ancora sistemare qualche diametro, e poi alla fine vediamo di fare qualcos'altro. Momentaneamente, come ripeto, la camera non la andiamo a lavorare e ho creato un leggero venturi perché ho aumentato leggermente la sezione di passaggio e quindi andiamo a montare ora le valvole, quelle 31, quindi vado a cogliere l'occasione di montare queste da 31 e vediamo come va a funzionare la testata. Anche dal lato opposto dobbiamo ancora poi creare quell'invito finale di lavorazione, quindi momentaneamente questo non lo sto facendo per avere poi un controllo di misura finale nelle varie lavorazioni, quindi lo andiamo a fare poi alla fine. E allora vediamo anche sul passaggio interno, vediamo se riesco, ecco. E allora qualcosina già ho sistemato, però ripeto, andiamo a fare questo primo controllo per poter determinare meglio le sezioni di passaggio. E ripeto, anche se poi come sezione ho adeguato più che altro la parte di imbocco finale, perché anche qui qualcosa ho fatto, però ripeto, quello che va a comandare poi è un po' il passaggio per la valvola finale. Quindi andiamo a montare le valvole per avere un riscontro sul banco di flussaggio e poi andiamo a valutare poi successivamente come si va a comportare. Quindi anche sullo scarico vado a posizionare quelli dell'altra testata più che altro per avere
e un riscontro anche come testa di valvole sono quelli speciali. Poi vado a mettere nella fase finale, andiamo a mettere poi quelli dedicati giustamente a questa testata con le sezioni più ampie. E allora, finito di fare 3 prove, cosa consistono queste 3 prove? Ho provato le diverse configurazioni con 3 valvole, quindi per adesso non ho modificato il passaggio di sede come abbiamo detto, ma dopo dopo un primo controllo al condotto lavorato e con la valvola quella già da 31 ho riscontrato delle anomalie sul comportamento del flusso, quindi ho dovuto fare 2 prove così per andare a fare una verifica di controllo. E ora andiamo a vedere un po' i grafici del comportamento delle 2 modifiche, però voglio dire soltanto qualcosa come attenzione al livello della formula che ho creato lì quando vado a fare vedere le portate in GFM. Praticamente nei video precedenti, forse nel modo di aprire il programma di volta in volta da un programma all'altro, cioè da un foglio elettronico aperto con un programma diverso, mi è venuto a modificare la formula della casella, quella del valore medio. Quindi ci sono stati dei cambiamenti nella formula. Quindi possibilmente c'erano dei valori errati nella somma per andare a creare la media dei valori. Però come portata in GFM c'eravamo, quindi sono giusti. Volevo specificare questo perché ora lo andiamo a vedere e quindi c'è un po' di differenza. Quindi in qualche volta di fatto anche io mi sono così momentaneamente ci ho fatto poca attenzione, però poi alla fine ora ho riscontrato questo problema, l'ho risolto, però speriamo di man mano di andarlo a sistemare anche i dati precedenti, perché giustamente nel confronto e voglio andare a vedere la media delle portate mi va a cambiare qualcosina. Allora, andiamo a vedere un po' i grafici della lettura che ho fatto. E allora, analizziamo il grafico. Questo è il grafico di lettura che abbiamo avuto per adesso, cioè nella testata originale. Quindi l'abbiamo visto nel video precedente, poi di qualche mese fa. Ora lo andiamo a riprendere. Allora, dopo questa valutazione della prova, ho fatto quella di adesso e vedete che è cambiata nella portata, ma mi è andata a perdere nelle basse aperture proprio per la lavorazione del condotto e della geometria con delle sezioni leggermente più ampie. Mi è andata a modificare nelle basse aperture. Se lo andiamo a vedere in sovrapposizione veloce, andiamo a vedere come si va a discostare qui nella curva, vedete? Ma ora lo andiamo a vedere in GFM pure e anche nell'altro grafico si va a vedere meglio. Però che cosa ho fatto? Successivamente a questa qua ho fatto allora 2 prove diverse. Uno, non andando a fare delle lavorazioni sia nel condotto sia nel passaggio sede, ho modificato soltanto strutturalmente andando a cambiare le valvole. Quindi in questa avevo modificato mettendo la valvola della 31. Ho migliorato qualcosa anche in alto, diciamo qualcosina anche sulle alte aperture, ma soltanto andando a modificare la valvola inserendo quella originale. E mi andava a creare più velocità e qualcosina ho migliorato lì. Poi successivamente ho modificato inserendo le valvole nuove, quello che ancora dobbiamo andare a modificare le sede valvole. Quindi qui c'è ancora di andare a lavorare, però momentaneamente a parità di condotto e a parità di sede, inserendo la valvola nuova, vedete quanto va a cambiare la curvatura. Quindi ho recuperato di nuovo tutto quello che avevo perso
nella prima lavorazione, vedete il distacco nelle letture. Proprio se andiamo un po' a togliere, allora quella, e andiamo a confrontare quella finale, se andiamo a confrontare con quella precedente, vedete le letture si vanno un po' a uguagliare, almeno nelle basse aperture, anzi con la valvola più ampia ho avuto anche dei miglioramenti. Vedete qui come va a cambiare, quindi io sono fermo nel segnale, vedete come va a cambiare la curvatura, e quindi in alto mi sono mantenuto sempre uguale perché non abbiamo fatto ulteriore lavorazione. Quindi andiamo a vedere questo comportamento a parità di sezione con la valvola più ampia, che va a creare più velocità e va a avere più riempimento. Vediamo in CFM, questa è quella la testata normale e quindi questo è l'andamento della curvatura che si viene a creare, e questa è la media che ho dovuto sistemare. Quindi c'era un errore della media qui, dove io andavo a selezionare un po' le caselle, c'era, invece di media c'era messo mediana, quindi mi andava a modificare i valori che avevo descritto poco fa. Comunque ormai l'ho sistemato. E allora, se andiamo a vedere ora quella che ho fatto per adesso, vedete come va a cambiare intanto qui il grafico nella sovrapposizione. Si alza qui la curvatura della portata, e anche nella bassa apertura, al di là che poi il foglio ha un piccolo spostamento, abbiamo pure dei miglioramenti. Vedete? Andiamo a passare da una parte all'altra e c'è un rigonfiamento qui nelle basse aperture. Difatti, se andiamo a vedere, abbiamo delle differenze nella media totale dei valori. Invece con quel valore sballato avevo una media uguale, perché andavo a fare la somma della media diversamente. Quindi questo valore mi ha dato spinta per andare a vedere dove era l'errore, quindi finalmente ho trovato dove era l'errore. E allora, quindi questa è per adesso la modifica che è stata fatta. Ora, ulteriormente modifiche che voglio fare è, al di là della valvola che rimane uguale, modificare il passaggio sede per vedere se ci andrà a cambiare qualcosa anche sulla massima apertura e quindi sulla media apertura. Quindi vediamo nel prossimo video, però di poterla aggiornare. Per adesso non ce la faccio più a fare diverse prove, anche perché voglio sfruttare anche questa occasione per, ripeto, aggiungendo della plastichina sulla camera per andare a fare il confronto con l'altra testata. E allora sfruttiamo questo disegno che avevo fatto una volta. Comunque il cilindro non va così, è verticale, però lo andiamo a posizionare in questo modo per valutare un po' l'ingresso del flusso che volevo fare capire. E allora andiamo a sfruttare che, ripeto, a parità di lavorazione di condotte, di passaggio sede momentaneamente per come siamo, con la valvola più ampia mi riesce a dare almeno in questo modo più velocità, visto che mi mantiene il flusso più direzionale, quindi mi dà una direzione. Altrimenti con la valvola più piccola il flusso già tende ad andare nel centro del cilindro, però va a smorzare un po' le velocità che abbiamo per adesso. Può essere anche disturbata dalla sezione della sede o anche da un discorso di parete, che in questo caso l'abbiamo molto più ampia in questa testata, quindi la andiamo a sfruttare meglio. Però farò ulteriori prove con la valvola più grande e poi cambiando il dimensionamento della sede interna, e volendo anche facendo delle prove abbassando anche come dire, l'altezza della sede valvola per essere più dentro la camera, e andare a fare due confronti, cioè per come adesso ho leggermente incavata sulla testata, per avere almeno qui un altro gradino che porta sempre ad avere un'altra direzione del flusso. Quindi in questo caso, ripeto sempre, è come se andiamo a lavorare, si vede sempre parlare o anche dire aerodinamica, e
più o meno lo stesso comportamento, quindi andiamo a lavorare con piccoli particolari di smussatura e anche di lavorazione nel passaggio sede valvola, anche della valvola stessa, andando a riprofilare questa parte o anche questa, o creando anche delle lavorazioni qui nella parte dove va attaccata. E comunque questo è quello che andiamo a fare poi nel prossimo video. E allora andiamo a vedere anche un confronto con la Peugeot, quindi anche a parità di valvole, queste sono molto più ampie rispetto già a quelle di serie della Peugeot. E va a cambiare un po' la sezione più ristretta, quindi dei fianchi della camera, quindi le valvole si trovano più vicino alle pareti, e anche se abbiamo delle sezioni di passaggio del condotto più ristrette, quindi sulla Peugeot, abbiamo visto che nelle testate lavorate poi a parità di testata va ad avere più riempimento rispetto a questa momentaneamente. E può fare la sua differenza anche le valvole che già sono grosse, ma andandole a montare più grosse per avere più velocità quindi all'uscita, vediamo poi di poter sfruttare possibilmente una sezione di passaggio più ampia, proprio perché già i condotti di per sé anche con poche lavorazioni, ma sono già più ampie rispetto a quella del Peugeot, e quindi vediamo di fare qualche altro tipo di lavorazione, anche perché, ripeto, anche le valvole di scarico sono più ampie nel confronto del Peugeot, e poi questa viene ad avere molto più riempimento nella fase di flussaggio, e quindi vediamo di andare a scoprire qualcosina in più. E poi ripeto, anche qui le sezioni di scarico sono pronte per poter sfruttare dei giri del motore più ampi, quindi per questo andiamo ad avere ora, l'unica cosa che vado a fare nel prossimo video, aumentare le sezioni e vedere poi giocando con o l'abbassamento delle valvole sia di aspirazione o di scarico. D'accordo? Ci andiamo poi ad avere poi un aggiornamento dopo.